Ah, rieccoci. Buongiorno signori, ben ritrovati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Allora, il video di oggi è speciale, doveva esserlo per un motivo, ma lo sarà per un altro. Celebreremo in ogni caso i 400 iscritti che abbiamo raggiunto sul canale, sono molto contento e grazie a tutti quanti. Però in maniera diversa, ecco. Questo perché nel video scorso vi avevo promesso che avrei utilizzato uno sciavetto che ho comprato recentemente, però già ci avevo ripensato perché voglio allenarmici ancora un pochettino, voglio prenderci la mano in modo da non mostrare in video cose troppo sbagliate che magari a chi si avvicina a questo mondo cerca video di sciavetto, magari si ritrova il video mio e vede un esempio sbagliato, quindi preferisco fare le cose per bene. Magari lo utilizzerò già la prossima settimana, però non prendete queste parole come oro colato. Utilizzeremo un altro setup, un setup molto speciale perché me l'avete regalato voi. In particolare me l'ha regalato Paolo, di cui non dirò il cognome, insomma, per privacy, non gli ho chiesto l'autorizzazione, quindi già tanto che, già tanto che so di il nome. E questo è il bigliettino che mi ha scritto, ve lo leggerò. Festeggiamo il traguardo dei 400 iscritti al tuo canale, al nostro canale, nostro dei tonsori appassionati. Grazie per la spumeggiante simpatia ed energia che trasmetti nei tuoi video. Continua così. Forza Simone. Ragazzi, a me quando mi è arrivato sto pacchetto che l'ho aperto e ho trovato le cose che vi mostrerò, io mi sono commosso, ragazzi, perché veramente questo gesto mi ha scaldato il cuore. Perché come sapete, no, forse non lo sapete, nella descrizione dei video lascio sempre una serie di link per l'acquisto dei prodotti, un riferimento ai siti con cui sono affiliato in modo da, per la trasparenza massima, insomma, mostrarvi che se voi utilizzate quei link a me mi arriva la percentuale, che quindi siete liberi di non utilizzarli. Poi in fondo alla descrizione, cosa che non ho mai detto in video, appunto c'è una wishlist Amazon che potete utilizzare per vedere cosa potrei comprare in futuro, perché comunque è una lista desideri di cose che vorrei comprare io, ma alla quale potete anche contribuire se volete appunto vedere un qualcosa di particolare in video, ma chiaramente ovviamente non siete assolutamente obbligati. Infatti appunto questa wishlist non l'ho mai menzionata nei video perché per non fare la figura dell'accattone, insomma ragazzi, il mio non è un parere autorevole, quindi se volete che un parere appunto autorevole su un qualcosa è meglio andare da un'altra parte, così come faccio io, vado a vedere i video di qualcun altro senza troppo fidarmi di me stesso. Però allora il pippone è durato pure troppo, vediamo che cosa mi ha regalato Paolo. Partiamo dal rasoio, sì, perché mi ha regalato più di una cosa, cioè io ci sono rimasto veramente, infatti ti ringrazio Paolo, questo video è dedicato a te ma anche a tutti gli iscritti al canale, però specialmente a te, insomma, che hai fatto un investimento per vedere questo video. Ho già avuto modo di ringraziarti in privato, ma lo faccio anche in pubblico. Rasoio, abbiamo un Lord L125, poi facciamo un attimo chiarezza su tutti sti rasoi Lord, perché se li cercate su Amazon è un po' un casino. Eccolo qua. Questo dovrebbe essere quello con la testina di tipo L6, quindi con questo profilo, sul quale ho già montato la lama e non so se si nota, dall'aria di essere un po'... Se siamo capiti, un po' figlio di una buona donna, di una ballerina. Sì, eh sì. Quindi ci staremo molto attenti. Pennello mi ha regalato una cosa. Pennello, allora questo è l'Omega Pro Raso, ok? Eccolo qua. Questo era un pennello che ultimamente mi frullava molto in testa. Passavo nei negozi, lo vedevo, dico, ma me lo compro, che faccio? Lo compro, non lo compro? No, vabbè, un altro giorno, insomma, risparmiamo sti 5 euro. E tornavo a casa, insomma, senza niente, ma ho detto poi, quando arriverà il momento, arriverà il momento. E poi me lo sono ritrovato regalato, quindi questo non so se è il karma, non so se è qualcos'altro, però, insomma, va bene così. Poi, come saponcino, Paolo mi ha regalato, pluralia maiestatis, un Haslinger, che è un sapone austriaco che volevo provare da un sacco di tempo. Questo in particolare, lo svidiamo, è quello con latte di pecora e lanolina, che adesso facciamo uscire. Ecco, è ancora un po' umido perché prima di fare il video ci ho fatto un piccolo montaggio di prova, insomma, per non partire proprio a zero. Già pennello e rasoio non l'ho utilizzati, almeno col sapone partiamo leggermente che sappiamo qualcosa, ecco. Allora ragazzi, quindi io direi di non perderci in altre chiacchiere. Facciamo una cosa prima che mi scordo. Oltre a girarmi questo, voglio fare un'altra cosa, ossia mi levo gli orecchini, perché mi sono reso conto che in video danno un po' fastidio
e danno fastidio a me quando mi faccio la barba, specialmente questo col pendente che mi si appiccica alla schiuma. Quindi li leviamo e lasciamo le orecchie libere. Allora, il pennello è un pennello in setola di maiale che appena preso ovviamente era bello rigido, quindi l'ho lasciato praticamente 2 giorni di seguito in ammollo. Gli ho fatto fare un bel po' di montaggi a vuoto, vi assicuro, in modo insomma da dargli insomma un minimo di attivazione, così diciamo, ecco. Siccome voglio evitare di raschiarmi la pelle o di irritarmi troppo, lo utilizzerò in un certo modo, faremo lavorare soltanto le punte piano piano, nessuno ci corre dietro. Però ecco, ci tenevo a utilizzare tutti questi oggetti assieme, che probabilmente li vedrete anche sul canale, insomma, specialmente il pennello. Io comincio col bagnarmi la faccia. Se mi vedete utilizzare ogni tot tecniche diverse di insaponatura, di passaggio del rasoio, è perché in questo periodo sto sperimentando tanto, mi sto facendo spiegare cose da persone diverse. In questo periodo sto ascoltando parecchio i consigli del buon Guido, che saluto, di Aldo, che saluto, di Ilario, che mi stanno specialmente erudendo molto sull'arte dello sciavetto, quindi io mi auguro che grazie ai loro consigli arriverò presto a un livello insomma accettabile. Poi loro sono forti, insomma. Ecco qua. Allora, sono un po' emozionato, scusate, perché tutte queste cose nuove, tutte assieme, poi regalate, insomma, hanno un significato, poi io mi emoziono con queste cose, quindi vabbè. Allora, ho leggermente bagnato il sapone e comincerò a prelevare, raschiando sulla superficie, col pennello, in questo modo, perché il sapone non è piccolo, il pennello è enorme, raga, io ho la manina da fata e sto manico è gigantesco, quindi ci lavoriamo piano piano, poi probabilmente dopo andrò a riprelevare, perché sì, perché mi devo insomma ancora un po' regolare, è possibile che il pennello si mangi un pochettino di sapore, quindi cercheremo di farlo rendere al meglio. Allora, sta cominciando a formarsi un po' di schiuma sta saponetta la sento bella, come dire, bella grassa, bella compatta. L'ho utilizzata l'altro giorno appunto per farmi una rasatura al volo e mi ha sorpreso, specialmente per quanto riguarda l'aspetto del post rasatura, che poi ne parliamo. Però ecco, vedete come diventa la saponetta una volta che prelevi un po'. Io bagno un pochino le punte del pennello nell'acqua, anche troppo, e continuo a prelevare qualche altro secondino e mi passo il pennello in faccia. Ruoto il pennello in modo da distribuire uniformemente il sapone prelevato nel ciuffo. Lo sto facendo stringendo le punte e il nodo, scusate. Allora, sto dicendo queste cose non per insegnarlo, ma per illustrarvi proprio quello che sto facendo, così se qualcuno dice oh sta a fare una cazzata, me lo dice. Allora, mi è rimasto un sacco di sapone in mano, quindi io direi di compattarcelo un pochettino tra le mani e di cominciare a passarci, perché già così ci diamo una lavata alla barba. Ho fatto qualche piccola ricerca microscopica, insomma, per quanto riguarda l'utilizzo di latte di ovini e lanolina all'interno dei prodotti cosmetici, possiamo dirlo, comunque in sapone, in creme, cose, sono prodotti appunto che riguardano il campo della cosmesi. Bagno un pochettino le punte del pennello, dita nel pennello e cominciamo piano piano, in modo da, ecco, così neanche le sento le punte del pennello, quindi lo facciamo lavorare piano piano sul vento, distribuiamo la schiuma e nel frattempo continuo a sproloquiare, a fare bella supercazzola. Dicevo, l'utilizzo è così, di lanolina e latte di pecora. La lanolina, anzitutto, è un grasso, una sostanza grassa che si ritrova, che appunto producono le ghiandole degli ovini, delle pecore, e che si accumula all'interno del loro pelo, della lana. E sia la lanolina sia appunto il latte di questi animali sono sostanze molto grasse, molto idratanti, ecco,
e emollienti. Emolliente vuol dire, da quello che so, che appunto aiuta ad ammorbidire la pelle, rendendo il tutto insomma più morbido. E siccome oggi, prima di iniziare il video, mi sono visto allo specchio e sotto qui sul mento, un pochino intorno, ho visto la pelle un pochino secca, vediamo se effettivamente questo effetto idratante del sapone fa il suo. Come vedete il montaggio è già molto bello così, però richiede acqua e noi gliela diamo. Cioè, l'amico Aldo, che ho menzionato poco fa dei montaggi spettacolari in un tempo netto di 1 minuto. Fa delle cose eccezionali. Io ci metto un po' di più. Poi ognuno insomma c'ha il suo stile. Io, anche se stiamo in video, finisco sempre che me la prendo un po' comoda. Lo vedo sul baffo che un pochino si sta seccando, quindi voglio aggiungere altra acqua. In questo modo, utilizzando il pennello così, mi sto assicurando che non mi grattugi la faccia. Faccio lavorare solo le punte che per fortuna in questi 2 giorni di ammollo e rodaggine si sono già un pochino aperte e ammorbidite. E direi che ci siamo quasi. All'interno del rasoio ci ho messo delle lamette che appunto erano fornite, me levo la faccia, in confezione, le Lord Platinum, che hanno una confezione diversa rispetto alle Lord Platinum che io ho già utilizzato. Vediamo se sono le stesse lame, non penso che riuscirò a dirvelo così, specialmente su un rasoio nuovo, perché con le Lord Platinum mi ci ero trovato discretamente bene. Magari non so le lamette della vita, però non mi hanno neanche fatto schifo. Le ho preferite a molte altre lamette economiche. Acqua. Ecco qua. Il mento non sente quasi niente, quindi posso permettermi di frizionare un pochettino di più col pennello. Guardate tutta la schiuma che ha fatto sto sapone, raga. Porca miseria. Cioè, già solo dal montaggio, sto sapone promette molto bene. Quindi, sciacquiamo le mani. Ok. Mi faccio un bel segno di croce e vediamo come funziona, come va questo rasoietto, che è leggero. Qualità costruttiva, chiaramente ragazzi è un rasoio da 6-7 euro, quindi non vi aspettate l'acciaio inox, è una lega metallica, leggera, che fa il suo. Occhio a non stringere troppo il manico, perché sennò questo mi dà tanto l'impressione di un rasoio che rischia di spaccarsi facilmente con il serraggio del manico. Quindi vediamo come se la cava piano piano, non c'è corri dietro nessuno. Ok. Ora che è tornata la stagione calda, si sono un pochino alzate le temperature, ma è ricominciato di conseguenza a crescere la barba un pochettino di più, quindi finalmente posso stare un po' più tranquillo. Allora, la lametta si sente che lavora.
ma non quanto mi aspettavo. Poi vedremo in contropelo, però in pelo sto facendo un bel lavoro. Perché comunque il gap è bello alto, l'esposizione è sicuramente positiva, però, sembra che abbia qualcosa da dire. Il sapone lo sento bello scorrevole anche quando levo la patina bianca, quindi resta un sottile strato, ecco, appunto di grasso, diciamo. Allora, questi rasoi della Lord si trovano su Amazon, solo che è un po' un casino distinguere i codici, perché poi loro non è che abbiano fatto chissà che grande sforzo per dargli un po' di distinzione, magari creare una tabella, o perlomeno io la tabella non l'ho trovata, magari c'è qualcosa in giro. Questo che ho io è il Lord L125, che se andate su Amazon e lo visionate, è nelle foto, attenzione, esteticamente identico a un altro che mi pare si chiami S625-1, che è quello che si vede maggiormente nei video degli altri youtuber, con la sola differenza che appunto l'S625 bla bla c'ha un manico più lungo, penso sui 12 cm, questo l'ho misurato e con tanto di testina è lungo 10 cm. Intanto mi sciacquo. Qual è il problema? Il problema è che nelle foto di Amazon i due rasoi, nonostante il codice è diverso, nelle foto sono identici, quindi hanno pure lo stesso manico. Ma ragazzi, non è così. Quindi occhio, perché questo L125 sembra avere il manico più corto. Allora, voglio fare la seconda insaponata senza riprelevare, perché vedo che si è fatta parecchia schiuma, quindi poi vediamo. Se serve di riprelevare lo facciamo. Piano piano, proprio senza spingere, perché specialmente ai primi utilizzi questi maiali fanno rischi a brutto. Quindi piano piano. Facciamo così. Tiriamo fuori la crema dal pennello e ce la spalmiamo. Non penso che farò più di 2 passate oggi, ma staremo a vedere. Riprendiamo il discorso sul rasoio. Questo ha una testina, come scritto su internet, ho letto insomma in giro, di tipo L6, quindi questa testina con questo profilo, che tra l'altro mi ricorda il King Gillette però con più gap e più esposizione. Esteticamente, non come giovedì, attenzione, esteticamente. Poi c'è la testina di tipo L5, che è più piatta e mi ricorda dei vecchi rasoi Gillette vintage. E poi ce ne sono vari in plastica. Quindi diciamo facciamo sicuramente ci sono più testine, però io ho visto questa L5 e questa L6. Poi ognuna di queste testine ha dei maneci diversi e in base all'abbinamento cambia il codice del rasoio. Quindi credo sia questo l'arcano mistero dei Lord, che detto così potrebbe essere pure il nome di un libro fantasy. Bello, l'antico mistero dei Lord. Devo proporre il nome a Stephen King. No, scusate, a Dan Brown. Allora, forse avrei potuto anche riprelevare un pochettino perché al momento la crema è meno voluminosa rispetto alla prima passata, però sapete che c'è, io sento la pelle sotto bella umida, bella bagnata e pronta ad essere rasata, quindi direi che possiamo accontentarci.
pennello che, se utilizzato bene, come avete visto, fa molto bene il suo lavoro. Io sto sudando. Mi sa che è arrivato il momento di accantonare queste felpe. È finito l'inverno, insomma, voglio dire. Vediamo il contropelo. Che Dio me la mandi buona. Farò il minor numero di passate possibili per evitare troppi problemi. Io ragazzi, aspettate, non amo parlare delle cose al primo utilizzo. C'è chi magari è più bravo di me e già dopo un utilizzo può dire, può dare un parere già approfondito su un oggetto. Io non posso permettermi di fare lo splendido così, quindi preferisco di solito provare le cose un pochettino di più e poi eventualmente dare in ogni caso un mio modestissimo parere. Che per esempio, come avete visto il video sul Wilkinson, quello era la prima volta che lo utilizzavo, mi ci sono trovato bene, magari è stato un colpo di fortuna, non lo so. Mi sei impuntato qua il rasoio? Non so se si è visto in video, ma l'ho sentito proprio pam saltare. E quindi appunto ho dovuto fare un paio di video dove approfondivo la mia opinione no, un altro video dove approfondivo la mia opinione su quel rasoio. Ecco, infatti, vedete qui dove è saltato il rasoio c'è un taglietto, per fortuna non troppo profondo. Andiamo un po', ci mettiamo qua. Come prime impressioni di questo rasoio, ecco, che è il massimo che posso dirvi, è un po' bastardello. Bisogna starci attenti, sicuramente. Ci andrò pianissimo sul baffo perché già ce l'ho delicato. Se mi faccio troppo male è un casino. E da questo lato basta. Ecco, ho preso il labbro, ho sentito proprio. Mannaggia a me. Mannaggia a me. Vedete perché è meglio che non le uso le cose? Al primo, come dire, come prima impressione. Però ci sta, ragazzi. Uno magari ha la mano abituata ad altro, poi si ritrova per le mani una cosa del genere. Sapete che c'è? È che se lo vedete bene sto rasoio fa praticamente tra il cap, la lametta e la barra di sicurezza proprio uno scalino. E non so quanto sia bella come cosa. A livello di geometria intendo, fare uno scalino del genere. Sicuramente in mani più esperte avrebbe reso meglio. Io comunque non è che mi sono irritato. Però ecco, quelle volte in cui il rasoio mi ha saltellato in viso, l'ho sentito e mi ha lasciato il ricordino. Quindi sicuramente non è un rasoio per chi comincia. O perlomeno io non lo consiglierei. Lo utilizzerò un altro pochettino, poi magari ci facciamo un altro video e vediamo come va. E sicuramente con un'altra lametta, che non è andata male, però poteva andare meglio. Allora, che dire, ragazzi, vediamo se trovo il gel. Eccolo, trovato gel emostatico, così fermiamo un po'. Che casino. Ah, ma questo lo posso lo stesso, eh? E che me frega, raga, mi sono fatto 2 puntini rossi. Che è successo? Morto qualcuno? No.
Cioè, a meno che non muoio di sanguato, ma non dovrebbe essere questo il caso, mi auguro. Mettiamo un po' di gel qua, un po' qua e un po' qua. Sperando di non mangiarmelo perché c'ha un saporaccio sto coso, ma veramente un saporaccio. Allora ragazzi, oltre a parte questi taglietti, vediamo un attimino come è andata questa rasatura. Non ho fatto tanta pressione sul rasoio perché comunque è molto leggero e non si può neanche fare come con i rasoi più pesanti che dici ok, faccio lavorare il peso, perché questo non ha un grande peso, un po' di più sulla testina, ma neanche così tanto. Quindi bisogna stare molto attenti con la mano. Per questo preferisco i rasoi un pochettino più pesanti, ma con la giusta mano si possono utilizzare pure quelli leggeri, chiaramente. Poi c'è chi preferisce quelli più leggeri. È questione dei gusti. Ecco qua. Con una mano leggerissima sto rasoio lavora bene. Ecco qua. Infatti adesso facendo questo piccolo ritocco non l'ho neanche praticamente sentito. Non sono andato super in fondo, ma proprio perché ci sono voluto andare piano, perché questo mi dà l'impressione di rasoio che arriva tanto a fondo, forse pure troppo, si è utilizzato male. Quindi che dire, sicuramente lo riproveremo, gli darò qualche altra chance in privato. Dove sta? Mi perdo l'asciugamano, me lo perdo. Per quanto riguarda il sapone, ha fatto proprio un bel montaggio che mi è piaciuto molto e che a livello di post rasatura è veramente, veramente soddisfacente. Cioè la pelle liscia, effettivamente idratata, perché quelle crosticine di pelle non le vedo più, ma vabbè, ovviamente anche dato dall'effetto della lametta che si porta via pure un piccolo strato di epidermide, quindi è normale così. Mamma mia che brutto che so con questi punti di sangue così, fammi le va. Quindi diciamo che non l'ho presa sul leggero sta rasatura. Tutti i prodotti nuovi, comunque che non... Ah, mi è entrato in bocca, ecco, lo sapevo. Tutti i prodotti nuovi che appunto non conoscevo. Poi un pennello in maiale non ben rodato, quindi non proprio morbidissimo. Un rasoio che ha bisogno di un certo trattamento e chiaramente il risultato è buono, ma non buonissimo. Non è stata una rasatura da 10 lode. Però allo stesso tempo, nelle parti dove il rasoio appunto non mi ha saltato, dove non l'ho fatto saltare io, è andata bene in realtà. Così se passo così in pieno so bello liscio. Qua non ovunque, ma io reputo che la profondità sia sufficiente. Mi sto perdendo in parole. Direi di concludere il tutto. Io mi ero preparato un balsamo nel caso di irritazioni forti o altro, però non vedo la pelle troppo arrossata, ma quasi non la vedo la pelle, a parte questi puntini di sangue che mannaggia la miseria sono orribili, scusatemi. Però ecco, appunto perché poteva andare peggio non utilizzerò il balsamo perché è andata alla fine decentemente. Floyd, questo è l'unico prodotto del setup che ho comprato da me, che ci dà una bella botta rinfrescante, specialmente col caldo che sto provando in questo momento. Ci voleva, ragazzi. Ne metto un altro goccettino perché sto a morire. E appunto, come volevasi dimostrare, non sento neanche troppo bruciare, se non appunto nelle zone dove mi sono tagliato e un pochettino qui. Però ragazzi, che altro devo dirvi? Il sapone scorre bene, fa un bel montaggio soddisfacente anche alla vista, insomma, perché pure l'occhio vuole la sua parte, insomma. Volete mettere magari, che ne so, un sapone fantastico e funziona bene, lascia bel post rasatura, però fa tutta la schiumetta vaporosa, a parte che non succede mai sta cosa, però volete mettere una bella schiuma densa in faccia, è un'altra cosa. Quindi, che altro vi devo dire? Penso niente. Io, come al solito,
vi invito a iscrivervi al canale, a mettere come piace il video, a far girare l'algoritmo, a commentare, a fare quello che vi pare, insomma. Potete anche non farlo. Io non so che cos'altro dire, quindi mi sono un po' perso in parole, mi si è annebbiato il cervello, quindi mi sa che è meglio che vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!